Entra nel mondo di LeoVegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. LeoVegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti qui dalla radio, venerdì 16 maggio del 2025, ci ritroviamo per Mattino Milan come al solito, poi insomma in teoria c'è il weekend di gare, ricomincia la Serie A, ricomincia la lotta a scudetto, Champions League e il Milan che va a giocare a Roma contro la Roma e quindi ci ritroveremo oltre ai nostri altri appuntamenti di sabato e domenica ovviamente alle 22:45 per il post partita di Roma-Milan. Saluto però Beatrice Sarti intanto, ciao Bea. Ciao a tutti, buongiorno. Perché, come spesso ci accade, non siamo costretti, perché sarebbe anche bello, ma siamo costretti a non parlare di calcio per la 300ª volta quest'oggi, ma di politica calcistica, di modi di fare politica e di, insomma, fare quel che abbiamo visto ormai da tanto tempo sulla nostra pelle, che poi ci conduce inesorabilmente a fare questi cattivi risultati sportivi, ovvero le lotte di potere interne e come vengono portate avanti in pubblico. Camma fa, Bea? C'è poco da dire, guarda, io l'ho detto anche ieri in un video che è uscito sul profilo Instagram di Radio Rossonera e si parla molto di questo e poco di calcio, molto delle colpe e poco dei rimedi, perché per l'ennesima volta questa società mette il focus su a chi dare la colpa, su a chi salvare il posto, esattamente come in un'azienda dove probabilmente si parla molto di finanza, si parla molto dei cosiddetti squali, no? Questo è un atteggiamento proprio da squalo della finanza, quello che sta avendo Furlani negli ultimi 2 anni. E il problema è che di mezzo ci va il Milan perché non avere il focus sulla parte sportiva porta a quello che stiamo vedendo, cioè a avere risultati tremendi e non assolutamente all'altezza del Milan. Allora, partiamo da un aspetto che probabilmente quasi tutti quelli che ci stanno vedendo in questo momento, anzi se volete mettere like, iscrizione, eccetera, io non sono bravo come Enrico Voiani, ma se volete farlo grazie, anche perché magari vi sarete già resi conto, ancora prima che ve lo diciamo, che ogni tanto qualcosa, al di là, come tanto ci dice, ma chi ve lo dice, ma cosa ne sapete voi, forse qualcosa sappiamo. Sto parlando di Mike Maignan. Mike Maignan che insomma ci siamo visti, rivisti, letti e riletti che doveva guadagnarsi il rinnovo, che gliel'hanno proposto al ribasso, poi al rialzo, poi la trattativa c'è, poi si parla, poi non si parla, e Moncada che dice che stanno lavorando, lavorano da mesi, eccetera, 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 e l'abbiamo letto anche negli ultimi mesi, tant'è che ci abbiamo fatto pure una sorta di giochino sul fatto che Mike con le sue parate guadagna qualcosina in più e qualcosina in meno. Oggi, per l'ennesima volta, si viene a sapere, ma chi ci ascolta lo sa già da tempo, che Mike Maignan una proposta di contratto accettata ce l'ha da tempo. Giusto, Bea? Guarda, te la lascio dire a te perché mi sembra anche giusto così. Poi devo dire io due robe alla fine perché... Allora, Addirittura. no, Sotto gli beh, ma occhiali. perché mi spiace, no? Perché comunque, forse a maggior ragione anche io che sono una donna, non lo so, a me non piace parlare di queste cose, però di fatto è così, cioè tante volte, no? Cioè avete scritto, sì, perché voi con chi parlate? Sì, perché lei con chi parla per sapere queste cose? A lei chi l'ha detto? A lui chi l'ha detto? Ragazzi, noi facciamo i giornalisti e quindi le fonti le abbiamo, nonostante voi non ci crediate. Quello che vi diciamo su Mike Maignan da mesi è che Mike ha dato l'ok per rinnovare il contratto con il Milan a certe condizioni, e vi dico neanche così alte per il valore che ha Mike Maignan e per il calcio che è oggi, perché andate a vedere quanto guadagnano i top calciatori dell'Inter.
e Mike, fidatevi, non ha mai chiesto cifre esorbitanti, Mike aspetta di essere chiamato dal Milan per ufficializzare il rinnovo, cosa che non sta ricevendo, ovvero la chiamata dal Milan. Mike non la sta ricevendo e noi purtroppo, perché avrei preferito raccontarvi il rinnovo di Mike Maignan, ve lo stiamo dicendo da diverse settimane. Poi oggi esce Matteo Moretto e tutti ci credete. Per carità, Matteo è assolutamente un giornalista molto autorevole che vi ha raccontato molto bene il calciomercato negli ultimi tempi, però è quello esattamente che vi stiamo dicendo noi, cioè che Mike è appeso lì e ovviamente un calciatore si può indispettire da questo, come si indispettirebbe qualsiasi persona sulla faccia della terra che gli è stato promesso un rinnovo di contratto sul proprio posto di lavoro e poi il datore di lavoro che lo deve chiamare sparisce, non lo chiama più e l'azienda non si fa più sentire. Questa è un po' la realtà, perché poi dovrebbe interessarci il campo e capire se un portiere come Mike Maignan è interessante tenercelo. Al di là di chi pensa che possa valere 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni di ingaggio, 6, 7, quello che volete. A parte che onestamente, ma cosa ce ne frega? Sono mica soldi nostri che diamo a Mike Maignan in tutto questo. Ma vabbè, possiamo anche dargliene 12, ma tanto non è che ve li vengano a prendere in tasca. Quindi, al di là di tutto, Mike Maignan ha chiuso un contratto 2029, 5 milioni, con tanto di firme, diciamo così, non firme, con tante ristrette di mano, ok? Dopodiché Furlani va a New York dicendo alla gente, sì sì, tranquilla, se vado di là giusto per ratificare, parlare con il proprietario, quando torniamo mettiamo anche le firme nero su bianco. Torna e non è che dà una spiegazione del fatto che la cosa possa essere cambiata, modificata, parlato, problemi, eccetera, eccetera. No, scompaiono. Come al solito. Come al solito. Come avete visto che succede in tanti casi, È successo per lo stadio, l'ha raccontato Boban, lo ha detto, è successo per Mike Maignan, è successo per Teo, che la gente non riceve le chiamate per il rinnovo. Quando le cose non sanno come gestirle, scompaiono. No, l'agente di Teo è stato solo avvisato dal Como, che il Como praticamente lo Aveva voleva trovato un e accordo aveva... col Milan. Esatto. Questo è il punto è che, ragazzi, Maignan per me, cioè so benissimo che il ruolo del portiere per me è molto sottovalutato in questo sport. È vero che il Milan ha vinto anche con portieri non così forti, poi per carità, per me erano comunque dei buonissimi portieri quando il Milan ha vinto, ma chi troviamo meglio di Mike alle cifre con cui resta Mike? Cioè, Maignan ce l'hai, è nella tua rosa, non ti chiede 10 milioni per rinnovare. Ma per quale motivo io dovrei privarmi di Maignan? Cioè, non ha un senso. A meno che i soliti discorsi che sapete, che avete capito. Beh, insomma, penso che abbiate capito chi ha scritto delle questioni di Mike Maignan e da dove possono arrivare. Io non ne faccio neanche una valutazione tecnica, tra l'altro adesso cambiamo argomento, ma non lo cambiamo del tutto, come vedrete. Non ne faccio neanche una questione tecnica, Bea, assolutamente. Io ne faccio una questione di gestione aziendale in questo momento. Se voi, con un contratto che sta andando in scadenza sul vostro posto di lavoro, prendete 2.800 euro, che è quello che in questo momento prende Mike con qualche zero in più, ma arriva il vostro datore di lavoro e insieme a lui concordate che rinnovate il contratto per 5 anni e il datore di lavoro ve lo porta a 5.000 euro e siete tutti d'accordo, ok? Dopodiché deve semplicemente andare dal proprietario a dire ok e tornare con un contratto stilato in bianco e Proprietario, nero. sempre tra Proprietario, vabbè, virgolette. quello che facente parte del proprietario. Ma io come la prende un dipendente? Mike alla fine questo è, poi sono dipendenti miliardari, fanno un gioco, o meglio un lavoro che può essere un gioco addirittura, quindi la cosa più bella che forse c'è da fare su questo pianeta, perché si fa la propria passione e si viene pagati uno sproposito. Ma al di là di questo, è pur sempre una persona che si è vista la propria società sparire
dopo aver pattuito con lui un rinnovo di contratto. È la questione in sé, non se vale un portiere piuttosto che un altro, se è giusto tenerlo, se è giusto dare 5 milioni. Aggiungo che Mike, da quando è arrivato, non si è visto mai rinnovare il No, contratto. 1, 2, si è visto passare davanti a livello di stipendio calciatori totalmente inutili in questo momento alla rosa del Milan, come Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. Permettetemi Beh, l'aggettivo iniziamo a fare inutile, che rispetto a Mike Maignan direi che Bea, non scusa merita. se ti interrompo, ma siccome sta andando lungo e ti copro, eccolo qua, perché quest'oggi ci siamo svegliati con l'ennesimo tentativo di scaricabarile. Cardinale deluso e anche Ibrahimovic finisce sotto giudizio. Eh, Nulla di nuovo mi verrebbe da dire, cioè quando ci sono problemi. Non vedo il nome di Furlani nel titolo. Come mai? No, non c'è il nome di Furlani, non c'è nemmeno nel pezzo, se non un vago accenno al fatto che Furlani ha dichiarato determinate cose in televisione. Quello che succede dal punto di vista sportivo è demandato a Ibrahimovic e a Moncada, con delle attenuanti, perché Moncada ha comunque una vanteria, cioè l'aver portato Reinders e Pulisic, lui, mentre gli altri 12-13 che ha portato, di cui alcuni terrificanti, invece no, perché sulla bilancia pesano in ugual modo Pulisic e Reinders e gli altri 10-12 che ha portato, e stanno in equilibrio, quindi Moncada se la può cavicchiare, mentre Ibrahimovic che non ha avuto peso su decisioni di mercato, perché non è che mi sembra che sia andato a comprare lui Morata, sia andato lui a trattare Jimenez questo inverno, nemmeno ha voluto Loftus-Cheek, scusate, Emerson Royal, come ci ha detto Moncada che lo seguiva da quando faceva i pulcini, non ha avuto questo peso di decisioni. Eppure, via, scaricabarile oggi su Ibra. Chi Vabbè, l'avrà ma mai fatto questo scaricabarile? sempre Giorgio Furlani. Vabbè, ma ragazzi, Non è una ormai credo novità. che l'antifona l'abbiate capita. Ibra ha fatto tanti errori. Per me l'errore principe è accettare di lavorare in questo modo con queste persone, perché un conto è accettare e provare ad alzare la testa e a fare qualcosa per il bene del Milan, un conto è accettare qualsiasi cosa accada, cosa che ha fatto Ibrahimovic e lo dico a malincuore. Però mi sembra evidente che in questo momento sia l'ennesimo bersaglio scelto da Furlani per provare a salvarsi la faccia, cosa che io mi auguro non riesca a fare, perché mi auguro che tutti abbiate capito com'è la storia. Io se ho un demerito da dare a Ibra, oltre a Milan Futuro, dove veramente ha fatto un disastro mettendo Kiroschi, e lì ovviamente gli si possono dare delle colpe pesanti, perché insomma il progetto Milan Futuro è stato veramente un dramma, e se lo riusciamo a salvare domani, bene, se no diventa veramente un dramma. Ma a parte questo, e non aver capito che mettere la faccia su quello che si stava creando, con i presupposti che c'erano, era un suicidio e doveva andarsene ben prima, vista anche la sua storia di uomo, tra virgolette, tutto d'un pezzo, di chi quando le cose non vanno parla, si agita, se ne va, sbraita, anche forse troppo sopra le righe. Invece qui ha fatto esattamente l'opposto. Ecco, quello forse glielo si può rimproverare. Però onestamente rimproverare la parte sportiva della società e demandargli tutte le colpe, onestamente, è veramente Ma anche anche un perché po' squallido. molta di questa rosa è stata costruita l'anno scorso, eh. Sì, peraltro. Molti Ma errori sono stati fatti l'anno scorso, quest'anno se ne sono aggiunti alcuni, tra cui la scelta dell'allenatore. non E, doveva metterci la faccia, Ibra. e Ibra non era così felice di scegliere Paolo Fonseca all'origine, poi lui ha sbagliato perché quel giorno ci ha Ci ha messo la messo la faccia. faccia, ma Paolo Fonseca non era una delle prime scelte di Ibrahimovic, anzi, Sì, se si potesse anzi, raccontare eh. qualche retroscena di qualche incontro, diciamo così, telematico con Fonseca, si saprebbe la verità. Ma insomma, sono fattori privati. A me dispiace che ancora una volta ci si presti a questo gioco. Basta.
Per quanto ancora si abuserà della pazienza dei tifosi del Milan? Per quanto? Io cioè, non è infinita la pazienza dei tifosi del Milan e ne hanno avuta un'infinità, Troppa. troppa. Anzi, forse hanno avuta veramente fin troppa. Una D che ammette il fallimento, perché ha ammesso il fallimento, prende carta e penna il giorno dopo e rassegna le dimissioni. Poi, se il proprietario decide di respingerle, Ma non ha lecito. ammesso il fallimento di se stesso, eh. Beh, ha ammesso il fallimento della società che dirige, quindi sì, essendo Però lui il primo in grado, ha ammesso il fallimento anche di se stesso. Rassegna dimissioni al CDA, se poi il CDA o il proprietario insieme al CDA o quello che volete gliele respinge perché gli conferma la fiducia, altro paio di maniche. Ma non sarebbe cattiva cosa fare questo gesto invece di andare a balbettare in TV 4 parole in croce? Perché Ma il fallimento è stato grande, proprio visto grande. visto il pezzo che hai appena messo in onda, non credo che lui voglia assegnare proprio per niente le dimissioni, anzi si sta facendo l'ennesimo tentativo di salvarsi la faccia e addossare le colpe a qualcun altro. E ripeto, spero, mi auguro che i tifosi abbiano capito e che questo giochino non glielo permettano più, perché questo giochino va avanti da quando c'era ancora Paolo Maldini, 3 anni. Bea, siamo arrivati in chiusura. Noi ci ritroviamo tra poco per lunch, poi alle 16 il talk e poi ci ritroviamo per i prodotti del weekend, compreso il post partita delle 22:45. Bea, grazie. Grazie a voi, a dopo. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport.